Salve a tutti e bentornati su Soluzioni PC. Oggi parleremo dei metodi di pagamento che possiamo utilizzare su Amazon. Questo è un video un po' diverso perché di solito parliamo di soluzioni nell'ambito di Windows o dei servizi che da Google. Oggi andremo a esplorare quali sono le opzioni del più grande store online degli ultimi decenni ormai e andiamo a vedere quali sono le nostre opzioni perché non è semplicissimo trovarle magari all'interno della guida, all'interno del sito, quindi ci sono io che vi spiego e magari scoprirete qualche metodo di pagamento che non conoscevate e magari vi è molto comodo. Iniziamo subito andando sulla pagina dei metodi di pagamento accettati da Amazon. Ok, iniziamo a leggerli insieme. Sono disponibili i seguenti metodi di pagamento: carte di credito e di debito, che quello è lo standard, carte prepagate, PostePay, PayPal. Attenzione, non vuol dire che Amazon accetti PayPal, accetta la carta prepagata di PayPal. Poi abbiamo i conti correnti con addebito diretto, anche questo uno standard a cui ormai siamo abituati. Poi c'è Bancomat Pay, che vi permette di pagare con il vostro bancomat nel circuito dei pagamenti bancomat. Vi ricordo che il vostro bancomat però deve essere abilitato per l'acquisto online. Poi veniamo ai metodi, diciamo, un po' più particolari che magari si utilizzano di meno e si conoscono di meno. Il pagamento in contanti al negozio più vicino. Che cosa vuol dire questa cosa? Adesso vi faccio vedere un'altra schermata che magari è più esplicativa. Noi acquistando su Amazon e poi scegliendo il pagamento in contanti al negozio, in circa, mi sembra, 72 ore, dobbiamo recarci a uno dei punti Amazon che possiamo trovare benissimo nel momento in cui scegliamo questo metodo di pagamento e pagare in contanti per poi avere la spedizione di quello che abbiamo acquistato. Un metodo che per quelli che non vogliono dare dati online, non vogliono lasciare dati della carta o del proprio conto bancario, è una svolta perché sì, è macchinoso, ma ti permette di ridurre al minimo i rischi di furto di dati sensibili, ammesso che un giorno Amazon riesca a farsi bucare. Poi abbiamo il pagamento a rate mensili. Ecco, questo tipo di pagamento a rate praticamente dovrebbe essere gestito direttamente da Amazon e come leggiamo nella pagina dedicata, questo metodo di pagamento si applica solo ai prodotti nuovi e ai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati venduti e spediti da Amazon, dove l'opzione rate mensili è disponibile. Ci sono tutta una serie di requisiti, come ad esempio questo metodo di pagamento può essere utilizzato solo per l'acquisto di 6 prodotti presenti nel tuo carrello, quindi non ne potete comprare di più. Per utilizzare questo metodo di pagamento bisogna essere residenti in Italia, l'account deve essere attivo da almeno un anno, deve avere una carta di credito o di debito associata all'account, non prepagata, e devi presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon. Quindi diciamo che sta un pochino alla decisione di Amazon se darvi questa opportunità di pagare in 3, 5 o 12 rate. Ritornando ai metodi di pagamento, poi abbiamo il finanziamento tramite un'azienda di finanziamento esterna, quindi qui non ho molto da dirvi perché si tratta di un servizio in collaborazione probabilmente con Amazon.
Infine, ma non infine, potete utilizzare i buoni Amazon. I buoni Amazon li potete sia acquistare online direttamente sul sito, ma anche utilizzare un metodo di pagamento simile a quello detto in precedenza dei contanti al negozio più vicino. Quindi potete acquistare i buoni regalo, poi pagarli in contanti. Potete anche acquistare le carte prepagate che trovate in giro nei supermercati e in vari negozi. Ma fra questi c'è un metodo di pagamento che mi ha spinto anche in buona parte a fare questo video che non compare fra questi, e per farvelo vedere devo utilizzare il mio telefono ed è il pagamento con l'NFC. Che cosa vuol dire? E se il vostro telefono possiede il chip NFC, potete attivarlo e farlo diventare una specie di POS. Quindi voi selezionate questo metodo di pagamento, attivate l'NFC e poi potrete passare sopra una carta per il pagamento contactless. Questo che cosa vuol dire? Che se dovete acquistare qualcosa per qualcun altro, lui può pagare come se fosse al negozio. Quindi capita spesso che una zia, un parente, un cugino o anche un amico vi chieda di acquistare qualcosa, voi glielo fate vedere tramite il telefono, poi lo fate pagare con il suo metodo di pagamento in modo tale che non deve ridarvi i soldi, è semplicemente più facile. Detto questo, sono curioso di sapere qual è il metodo che magari per voi è più comodo. A me piace moltissimo il fatto di poter utilizzare il chip NFC sull'app di Amazon, quindi fatemi sapere se questo video vi è stato utile, mettete un like e iscrivetevi a questo canale per altre soluzioni PC. Ci vediamo ad un prossimo video, ciao!